Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò questa PCB, una nuova PCB per testare la comunicazione seriale tra l'unità interna e l'unità esterna di un condizionatore. Quindi parliamo di scheda inverter l'unità esterna e scheda dello split dell'unità interna, in cui si vanno a comunicare tra di loro tramite microcontrollori, e questa scheda servirà per identificare se avviene la comunicazione tra le due schede. Come la prima scheda si accende un LED che va a lampeggiare, e vi mostro la prima scheda PCB che realizzai. Questa è la prima scheda che realizzai, scheda in cui va a identificare la comunicazione seriale, e tramite questi due LED, uno dei due LED va ad accendersi. Non ha importanza come si vanno a mettere i cavetti sul cavo N e cavo S per identificare la comunicazione, e uno dei due LED si accenderà. Se si scambiano i cavetti si accenderà l'altro LED. Quindi, come dicevo, non ha importanza come si vanno a mettere i cavetti tra N e S, dove S sta comunicazione seriale. Bene, questa scheda qua, a differenza di questa, come potete vedere ci sono più componenti. Questa fa solo da 16 volt fino a 70 volt, ma anche 230 volt si accenderanno entrambi i LED. Questa qua invece va da 3 volt, 2,5 volt fino a 70 volt. Adesso questo è un prototipo che poi ho modificato, vi farò vedere lo schema in cui ho modificato, e ci saranno altri test per dissipare più calore. Come è composta? Ci sono 4 resistenze da 3K. In realtà, in base ai calcoli, si andrà a mettere delle resistenze da 3,3K, ma purtroppo non ce li ho, li ho messi da 3K. 2 diodi fast. Poi ci sono dei Zener che ho inserito dopo, vi spiegherò perché. 2 fotoaccoppiatori PC817 e 2 LED. Sotto abbiamo i LED. In antiparallelo ai LED abbiamo altri 2 diodi che servono per proteggere i LED. Inizialmente questa scheda, questa PCB, è nata solo per andare a testare la comunicazione seriale tra le due schede e tra i due chip, due processori che comunicano tra loro tramite questi opt-isolatori. Come dicevo, inizialmente era stata progettata solo per la comunicazione seriale da 3 volt fino a 70 volt. Poi mi sono chiesto, ok, perché non testare anche la 230 volt in AC e anche la 300 volt? Però attenzione, perché ho dovuto mettere delle protezioni in più, che sono questi diodi Zener sui fotoaccoppiatori e questi 2 diodi antiparallelo ai LED. In realtà anche questi diodi Zener sono antiparallelo al diodo interno del fotoaccoppiatore. C'è stato poi un nuovo prototipo in cui ho inserito anche delle protezioni per i diodi Zener. In più ho inserito più resistenze in modo da dissipare più calore, però SMD, in cui ci saranno posta di 4 resistenze, 12 resistenze SMD, in modo, ripeto, da dissipare più calore quando si andrà a testare la 230 volt AC sul ponte diodo. In poche parole, con questa PCB possiamo testare quasi tutti i voltaggi
della scheda inverter, tranne il power, questo qua, perché ha una frequenza alta di circa 100 kHz quasi, e di conseguenza non possiamo andare a testare su una PCB come questa, quindi si dovrebbe modificare la PCB. Questa PCB è nata per testare anche la comunicazione seriale, sia positiva che negativa, cioè nel senso che nel momento in cui avremo una comunicazione che scende da -3 fino a -24, si accenderà un LED. Nel momento in cui andrà positiva la comunicazione seriale da 3 volt a +24, si accenderà l'altro LED, e questo lo vedremo anche sulla 230 volt che passa dal positivo al negativo, si accenderanno entrambi i LED. Con questa PCB però staremo pochi secondi, perché riscaldano molto le resistenze, e quindi sul ponte diodo, per andare a verificare la 230 volt e la 300 volt in estremità del ponte diodo in DC, staremo pochi secondi, perché ripeto, le resistenze vanno a riscaldare tantissimo. Nella prossima PCB, in cui ho modificato, ripeto, con le resistenze SMD, ci saranno 12 resistenze in cui il calore andrà dissipato meglio, e ci si può rimanere più tempo per testare la 220 volt, la 300 volt. Il tempo calcolato più o meno una decina di secondi, ma poi è tutto da vedere, anche perché, ripeto, non ci servono neanche 10 secondi, ci bastano 3-4 secondi per vedere se i due LED sono accesi e ci sta a 220 volt. Però per maggiore sicurezza ho modificato questa scheda in modo che al posto di 3 o 4-5 secondi possiamo stare anche 10 secondi. Bene, passiamo ai fatti, perché voglio farvi vedere come funziona. Alimentiamo questa scheda, che è la scheda buona. Andiamo a mettere il ponticello sui pin del reattore, che sono questi qua. Vado a spegnere la luce in modo che possiamo vedere i LED che si accendono. Se la comunicazione è solo positiva o è solo negativa, si accenderà solo un LED, ok? È ovvio che nella comunicazione di questi due microcontrollori avrà un voltaggio molto basso. Addirittura questo microcontrollore è alimentato a 3,3 volt, mentre questo è alimentato a 5 volt. Ma andremo a vedere la comunicazione di entrambi tranquillamente. L'illuminazione del LED però sarà più fioco, sarà meno visibile, ma si accenderà comunque. Diamo alimentazione, mettiamo la scheda una parte protetta, perché comunque se andremo a testare un voltaggio alto, meglio che stia in una parte che non può fare massa, ok? Anche perché è tutta scoperta. Bene, andiamo sui fotoaccoppiatori per vedere se i due microcontrollori stanno comunicando tra di loro. Una cosa importante, possiamo vedere che questa è l'entrata del fotoaccoppiatore, noi dobbiamo testare l'uscita, che è quello che ci interessa a noi, per vedere se questo microcontrollore stia mandando i dati al fotoaccoppiatore e il fotoaccoppiatore li sta trasmettendo a questo altro microcontrollore. Di conseguenza faremo la stessa cosa in uscita dell'optisolatore, andremo a testare la comunicazione di questo microcontrollore. Ok, con i puntali sono riuscito a mettere, e guardate il LED come si illumina, quindi possiamo dedurre che il microcontrollore sta mandando
la comunicazione al fotoaccoppiatore e in uscita del fotoaccoppiatore abbiamo la presenza di comunicazione. Ovviamente, come ho detto prima, si accenderà a fuoco perché abbiamo una comunicazione molto bassa, un voltaggio molto basso. Che andiamo a vedere quest'altro fotoaccoppiatore, e anche questo potete vedere il LED che si sta illuminando. Se scambio i puntali si accenderà l'altro LED. Eccolo qui, si vede poco ragazzi, ma comunque si vede perché il LED si illumina, che in pratica è questo che si sta illuminando, perché il voltaggio è molto basso, stiamo intorno ai 3 volt qui, 2,5, quindi è ovvio che il LED si illuminerà poco, ma comunque abbastanza visibile. Adesso andiamo a controllare l'IPM, perché voglio farvi vedere una cosa. Mettiamo un puntale sul GND e l'altro sulle 3 uscite. Guardate i LED, vedrete un LED che si accenderà ma poi si andrà a spegnere, ok? Quindi significa che l'uscita è buona. Ok, 1, 2, 3, quindi U, V, W. Scambiamo i puntali, faccio vedere che si accenderà l'altro LED. Ok, ok, ok. È ovvio che il LED poi si andrà a spegnere perché non ha una tenuta di assorbimento queste uscite del compressore, ma tanto basta per andare a verificare se il LED si accende. Adesso non so se si è visto bene, lo metto qua e lo rifaccio il test. Ok, ok e ok, quindi abbiamo le 3 uscite che sono ok. Andiamo a vedere quello del fan. Ok, ok e ok, vedete che il LED si illumina per un attimo e poi si andrà a spegnere. Adesso andiamo a testare le uscite sul secondario dei diodi. Ok, ok, queste sono le 3 uscite, 5 volt, 15 volt e 12 volt. E ok, anche le 3 uscite sul secondario sono ok. È ovvio che non è un multimetro in cui vi dirà il valore in volt. Qui abbiamo solo una segnalazione LED per vedere comunque se il LED si accende. Il carico è basso, ma tanto basta per testare le 3 fasi e dare quel piccolo carico per vedere se effettivamente il LED si accende per un attimo e poi si va a spegnere. E vi farò vedere il problema, perché questa scheda ha un problema, e vi farò vedere la differenza su questa scheda. Bene, adesso è alimentata questa scheda. Andiamo a vedere direttamente sul ponte diodo la presenza della 220 volt. Guardate un po', si accendono tutti e 2 i LED. Ovviamente lo possiamo fare per pochi secondi perché comunque le resistenze si vanno a riscaldare. Possiamo anche vedere la 300 volt, ma si accenderà solo un LED, ok? 300 volt. Possiamo andare a vedere anche sull'IPM la presenza della 300 volt. Ok, ovviamente sempre per pochi secondi. Adesso andiamo a vedere se abbiamo la comunicazione. È un po' fioca, perché comunque il voltaggio qui è di 2,5 volt e quindi
già un miracolo che il LED si accende, perché come ben sappiamo il LED per accendersi ha bisogno di 1,8 volt. Ok, qui possiamo vedere l'altro fotoaccoppiatore che sta trasmettendo i dati, che è questo microcontrollore. Adesso andiamo a vedere le 3 uscite sull'IPM, e questa scheda ha un problema su una delle 3 uscite. Dovremmo stare attenti al LED che si illumina. Allora, puntale su GND. Abbiamo visto che il LED si è illuminato, anche questo, e questo, guardate un po', non si illumina, quindi 1, 2, il terzo non si illumina, ok? 1, 2, il terzo non si illumina, che poi sarebbe il W. Le 3 uscite sull'IPM del ventilatore: 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, lo stesso pure qua, 1, 2, il terzo non si accende, quindi qui abbiamo un problema su questa uscita. Del resto possiamo verificare tutto come quell'altra scheda, tranne il power. Come ho già detto, il power non lo possiamo testare perché switcha a una frequenza di 100 kHz e quindi questa PCB non va bene. Togliamo queste 2 PCB e andiamo a inserire un'altra PCB diversa. Questa è una PCB Hisense. Diamo alimentazione, andiamo a controllare tutti i voltaggi, partiamo dalle sonde, quindi andiamo a vedere il voltaggio sulle sonde. Eccolo qui, possiamo vedere il LED che è acceso, ripeto, si vede poco, sono 5 volt che abbiamo qui sopra, ma comunque il LED io lo vedo benissimo, che si illumina. Ok, vado a spegnere la luce così si vede meglio. Eccolo qui il LED, vedete che si vede meglio, che si illumina, quindi c'è la presenza della 5 volt sui connettori delle sonde. Andiamo a vedere sul ponte diodo, entrambi i LED si illuminano, 300 volt, ok, IPM 300 volt, ok, si è illuminata. Andiamo a vedere la 15 volt sull'IPM, ok, mantengo un puntale su GND, uno o l'altro non ha importanza, si accenderà sempre un LED. Andiamo a vedere sia la presenza della 15 volt, se è presente, e sia della 5 volt. Ecco, qui abbiamo la 5 volt, qui la 15. La 5 volt si accende poco il LED, guardate, adesso sto facendo accendi e spegni apposta per vedere che la 5 volt ci sta, si illumina poco il LED, ma ci sta. Una cosa importante, possiamo andare a vedere la comunicazione tra questi 2 microcontrollori. Questo microcontrollore è alimentato a 3,3 volt, questo microcontrollore è alimentato a 5 volt. Manteniamo sempre il puntale su GND, su questo transistor, perché questa scheda non usa fotoaccoppiatori ma usa dei transistor per comunicare, e su questo transistor possiamo andare a vedere la comunicazione. Vedete il LED che sta lampeggiando, e anche su questo lo possiamo vedere. Ok, voglio fare in modo che lo vediate più da vicino. Vediamo un po' se riesco in questo modo. Eccolo qua,
guardate come lampeggia. Ok, perfetto. Quindi abbiamo visto che i due microcontrollori comunicano. Andiamo a vedere le tre fasi, se sono ok, sempre puntare su GND. Facciamo attenzione sul uno dei LED, ok, ok e ok. Quindi le tre fasi sono ok. Anche qui sul fan possiamo fare il test 300 volt, questo è GND, questa è la 15 volt, controllo di velocità ovviamente non si deve accendere e il feedback è ok, quindi si accende. Allora, non sono andato a testare la comunicazione seriale. Perché? Perché queste schede vanno a comunicare soltanto con la scheda interna accoppiata. Senza scheda interna non ci sarà comunicazione. Ma comunque questo lo possiamo andare a vedere sul posto e adesso andremo a vedere la comunicazione di un condizionatore già montato, in cui prima però voglio farvi vedere che la scheda dove avevamo una fase interrotta ho trovato un piedino rotto, eccolo qua, guardate, non so se si riesce a vedere, ma qui abbiamo un piedino rotto. Vado a zoomare, eccolo qui il piedino rotto. Quindi questo piedino fa sì che una delle tre fasi non si alimenti, e questo problema l'ho trovato grazie al simulatore. Allora, questo è un LG montato in laboratorio insieme all'unità interna che ho qui, ovviamente è coperta, noi non l'andremo a accendere perché ci basta solo alimentarlo, quindi diamo alimentazione. Avete sentito il beep dell'accensione dell'unità interna? Ripeto, ci basta solo alimentarlo per verificare la comunicazione seriale. Ok, dove vedete sulla morsettiera 3C, questa è la comunicazione, non ci fate caso ai cavi perché ripeto è montato in laboratorio così a volo, giusto per fare questo test, e tra N e C andiamo a verificare la comunicazione. Guardate un po' il LED come fa, quindi significa che sta scambiando i dati con l'unità interna e l'unità interna li sta avviando all'unità esterna, quindi sta scambiando i dati tra unità interna ed esterna. Si accende solo un LED perché i dati o sono scambiati in positivo oppure sono scambiati in un voltaggio negativo. Comunque il LED si accenderà sempre, andrà ad illuminarsi. Se sbagliassimo a mettere i puntali, andremmo a mettere tra L e N, si accenderanno tutte e due i LED, ma ce ne accorgeremmo subito perché si illuminerebbero entrambi i LED, e lo possiamo fare per pochi secondi perché altrimenti le resistenze vanno a surriscaldarsi. Ok, lo stesso vale se vado tra L e C, guardate si illuminano tutte e due, ripeto si può fare per pochi secondi. Andiamo di nuovo su N, neutro e S,
in questo caso qui abbiamo la lettera C su questo clima, e possiamo vedere la comunicazione seriale che va ad illuminarsi. Ok? Se il LED rimarrebbe fisso o spento, significa che non sta comunicando. Quindi per avere la certezza che la comunicazione sta trasmettendo tra i due microcontrollori, tra le due schede, deve lampeggiare in questo modo, in modo che il seriale arrivi da una parte, da un micro all'altro. Se trovassimo il LED spento, quindi sta a significare che una delle due schede è guasta oppure cavo interrotto, mentre invece se trovassimo il LED fisso acceso che non lampeggia come in questo modo, e allora significa che la scheda esterna è alimentata ma non sta trasmettendo i dati. Bene ragazzi, il video finisce qua. Da Memory Frigger questo è tutto. Ci sarà un nuovo prototipo in cui lascerò lo schema in abbonamento. Per chi fosse interessato mi può contattare via email su memoryfrigger@gmail.com. Per chi se lo vorrà realizzare lascerò lo schema in abbonamento. Bene, Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.